Ciao a tutti, sono Claudio e il caffè è la mia passione, bentornati sul mio canale. In attesa che vi faccia tutto il resoconto della fiera SIGEP a Rimini a cui sono stato qualche giorno fa, e sarà un bel resoconto perché c'era sì gelato, sì pasticceria, ma tantissimo caffè, oggi questo video è dedicato a un caffè regola d'arte che mi sono fatto fare. Ma prima di iniziare vi ricordo che alla fine di questo video premierò qualcuno di voi che ha visto il video di settimana scorsa con Andrei Godina e ha commentato sotto il video ed è iscritto al canale, quindi se volete vincere voi settimana prossima iscrivetevi al canale, lasciate un like a questo video e commentate qui sotto, potreste essere voi e settimana prossima vincerete un assaggio delle mie miscele. Quindi a fine di questo video sorteggerò qualcuno di voi e gliele regalerò. E oggi sarà un video in cui andiamo a parlare di un caffè fatto a regola d'arte, appunto da un torrefattore, e poi parleremo anche di caffè. Caffè inteso come appunto pianta, che si può anche avere in casa, ma non vi anticipo troppo, iniziamo. Allora, facciamo un caffè a regola d'arte. Sì. Innanzitutto la macchina pulita, pulitissima, quello è fondamentale, perché se già entriamo in un bar e la macchina è sporca È cattivo segno. è cattivo segno. Vedi, lo straccio è sempre bello pronto a lucidarla. Che miscela mi fai? Allora, ti sto facendo l'extra bar, che è una miscela circa 70% arabica, Ok. caratterizzata da una tostatura medio scura e dalla presenza di caffè centroamericani. Ok. Perfetto, abbiamo pressato. Riscaldiamo un po' il gruppo. Con la macchina leva non abbiamo la preinfusione, Ok. abbiamo solo il riempimento del gruppo. Una volta che abbiamo risollevata la leva, il pistone scende e genera la pressione per l'erogazione del caffè. Mi hanno chiesto proprio ultimamente se votavo per la macchina a leva o no, però in realtà non mi sono esposto perché è una filosofia, cioè è difficile scegliere, no? Sì, io seguendo le mie origini Campane. sceglierei sempre la macchina a leva, anche perché la mia visione di caffè è quella della macchina a leva, però non sono contrario assolutamente alla macchina a erogazione per quanto riguarda il metodo di lavoro e l'estrazione del prodotto finale. Allora, io ti dico, in realtà sono anche affascinato da quelle macchine super moderne, Super no? moderne, sì. Che ti permettono di controllare tutti i parametri. Ha fatto una bella cremina, no? Sì, nonostante sia un 70-30. caffè con una bella percentuale di arabica all'interno. Come lo Che temperatura trovi? abbiamo estratto? Allora, la temperatura attuale dovremmo essere agli attuali 1,5 in caldaia. Quindi Quanti? 1,5 in caldaia. Ok. Questa macchina qui poi ovviamente non ha pressione, ma la pressione viene data dalle molle del gruppo. Allora, sai che ci sento? È buono e si sente quel fatto che non è tanto tostato. Sì. Cioè ci riconosco quella tostatura media e non... Che hai ritrovato pure in precedenza da noi. Esatto, esatto. Sì. E che non è, diciamo, sempre facile trovare in Campania e magari certe volte si esagera un po' troppo con la tostatura, invece si sente che è media e quindi c'ha i sentori di non bruciato, quindi tutte quelle cose buone. Tu come lo caratterizzeresti, insomma, i sentori che ti lascia in bocca? Perché Allora, ho sempre paura a sbilanciarmi perché ognuno ha i propri, no? Allora, fondamentalmente io in questo prodotto sento molto l'aroma del pan tostato. Sì, sicuramente sì. È un aroma floreale dovuto ai caffè centroamericani che ci sono all'interno. In ultimo c'è quel tocco di robustezza, perdonami il gioco di parole, che è del robusto. Che poi questo è il colore, no, che abbiamo bevuto. Sì, questo è proprio il caffè che hai bevuto.
Devo dirti la verità, somiglia a come lo tosto io, cioè che cerchiamo di fare la napoletanità, no? Ma la facciamo in una chiave leggermente, tra virgolette, rivisitata, no? Senza andare a spingere troppo perché sennò poi brucia, è inutile. Come ti spiegavo, alla fine il caffè ha una curva di tostatura abbastanza lenta. Puoi vedere qui anche il prodotto macinato. Questo è lo stesso prodotto ma è macinato. Bene, buono, mi è piaciuto. Questa è una piantina di caffè. Finta. No, è vera. Vera? No, Sembra no. finta. Io ci tengo proprio. Cerco sempre di portarla avanti, Ma come si fa a farla vivere? Qual è il suo habitat? Perché il suo habitat sarebbe un clima caldo-umido. Caldo e umido. Sì. Va bene. Bisogna innaffiarla poco e in maniera regolare per farla andare avanti. E paradossalmente è vissuto di più in inverno a casa mia con i termosifoni accesi che in estate. In estate è morta perché... Troppo secco? No, perché faceva caldo, mia moglie accendeva il climatizzatore ed è morta. Allora la compro, anche se all'Aquila credo che farà fatica da me. Guarda, nel periodo invernale se la tiene a casa con il termosifone acceso, quindi con la caldaia accesa, Sta va meglio. avanti. No, va avanti. Infatti io, il paradosso è questo, ero contentissimo perché la piantina era cresciuta, era andata avanti nel periodo invernale. Ho detto vabbè, allora d'estate faccio la piantagione. Invece poi, dimenticando questa cosa, tornando a casa con il caldo asfissiante che ha fatto in quest'estate, accendevo il climatizzatore e ho visto che la piantina piano piano andava giù. Sì. La prima volta che ho comprato una piantina di caffè, avevo fatto l'errore di innaffiarla troppo. Non va innaffiato troppo, non vuole l'umidità nelle radici, ma vuole l'umidità nell'aria. E quindi il segreto è l'umidità comunque, tant'è che poi se pensi a dove cresce il caffè sul serio, no? Uno pensa al Blue Mountain, no? Sì. Cioè lì la figata è il contrasto tra quelle montagne, quella nebbiolina e tutto che gli dà quello che dicevi tu, l'umidità superiore sulle foglie e il caldo tipico di quei posti. Sì. Io sempre per tempo sogno di fare una piccola serra dove avere una piantina di caffè. Grande, che cresce. Sì. Va bene, Domani grazie. passa te la prendi. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto ci tengo tanto quando appunto incontro i torrefattori perché loro, come appunto i ragazzi di Caffè Chicco, sono cresciuti a pane e caffè, come dico io, quindi hanno un immenso bagaglio di esperienza e come avete visto portano anche la loro cultura campana del caffè all'interno appunto delle loro scelte, la macchina a leva, la tostatura, e quindi è proprio bello raccontarle, veramente mi fa troppo piacere, quindi assaggiate il Caffè Chicco, assaggiate tanti caffè, assaggiate il mio caffè, scoprite sempre e non fermatevi al solito classico caffè commerciale che trovate in giro. Vi ricordo anche di guardare il video settimana scorsa con Andrei Godina. Andrei è il numero 1 in Italia per il caffè e la chiacchierata con lui è stata veramente illuminante, svela tutti i falsi miti del caffè e lo fa appunto dalla sua voce autorevole, appunto da numero 1 in Italia come caffè esperto. Ma adesso andiamo a vedere chi ha vinto di settimana scorsa, che ha commentato il video. Commentate questo video, iscrivetevi al canale e lasciate un like se volete essere voi a vincere settimana prossima. Ok, vince Silvestro Vendemia. Silvestro, complimenti, scrivimi alla mail che trovi in descrizione che macchinetta utilizzi, ti regalerò un assaggio dei miei caffè e ci vediamo come sempre sabato prossimo alle 2. Ciao da Claudio.